Buongiorno, eccoci qua, ben svegliati a tutti. Noi ci siamo svegliati qui, fronte mare, fronte bel sole che splende, temperatura più che gradevole, si sta benissimo. Siamo sempre qui con i nostri amici Vierda e Pietro, i nostri camper sono parcheggiati qui. Mauro se la sta già chiacchierando come al solito e tra poco partiamo assieme perché vogliamo andare a fare un'escursione. Una piccola camminata assieme a loro e vi faremo vedere dove esattamente. Seguiteci! Eccolo, c'è anche lui il chiacchierone che stava già chiacchierando con i nostri amici stamattina. Dovevo fare public relation, quindi ovvio che questa non è dedicata alle public relation lei, quindi devo farle Ah, non io. Sei solo tu dedicato alle public. Io devo stare muta, zitta. Una donna muta deve stare. Bello questo camper con l'immagine del ponte sul forte di Arrecife. Guardate che carino che ha fatto questa wrap. Questa mattina c'è molto meno vento rispetto a ieri, infatti anche il mare è molto più tranquillo. Qui è un po' in uno stato di vago abbandono. Questo piccolo borgo di pescatori qua sul mare con una piccola spiaggetta e molto carino, protezione per permettere alle barche di prendere il mare in sicurezza. Solitamente ci sono sempre molti camper. Tenete presente che qua il weekend parte da venerdì a mezzogiorno, sempre e in alcuni casi per tanti anche dal giovedì sera. Qui hanno imparato a godersi la vita, le loro giornate e il loro tempo se lo prendono. Molto tranquillo. Peccato che non c'è molta linea internet per degli appuntamenti che abbiamo stasera. Non credo che torneremo qui, in quanto ci serve internet stasera. C'è il derby Inter-Milan, non si può non vedere. Salutiamo anche lo Scocoteros, ce ne andiamo. Posto davvero gradevole, piacevole, tranquillo. Siamo pronti? Oggi partiamo per un'escursione al Volcán Corona, che è proprio qui sopra il villaggio di Yeah. Bellissimi tutti questi coralitos, questi muretti a ferro di cavallo con cui proteggono le vigne molto basse, come si possono vedere. La caratteristica particolare, visto il clima, è che possono fare ben 2 raccolti l'anno, uno in autunno e uno in primavera. Eccoci arrivati sulla bocca del cratere. Lanzarote ha più di 260 vulcani, da un punto di vista geologico e naturalistico meraviglioso. L'ultima devastante eruzione è stata nel 1730. Aiutato e stimolato dagli amici, tra cui Vierda qui con noi, 35 minuti. In 35 minuti sono arrivato, mi sono fatto quasi 300 metri di dislivello. A questo punto, visto che ho
bruciato delle ottime calorie, posso bermi 2 birre in più stasera. Vero Diarda? Certo. Certo. Come al solito la cosa importante è bere qualcosa di più, non arrivare in cima, ma è bere qualcosa in più. Questo è il suo obiettivo. E adesso, dopo questa faticata, andiamo a mangiare al Teletubbies, Detto anche Teleclub. detto anche Teleclub, che sono le osterie local di Lanzarote, dove si mangia cucina casera veramente molto deliziosa. E quindi ora si scende. Siamo arrivati alla fine ormai, manca pochissimo. L'escursione è semplice, sì, 200 metri di dislivello si fa in un 40 minuti circa con molta calma, anche perché io le faccio con molta calma, e la visione che si ha una volta arrivati in cima è veramente spettacolare. Siamo al Teleclub di Ye. Ecco che le nostre signore si sono già sistemate e adesso beviamo un po' di birra anche noi. Qua al Teleclub in 4 abbiamo mangiato tutto quello che avete visto, praticamente 60,70 €, 15 € a persona. Eccoci di nuovo fermi. Allora, abbiamo fatto questa bella camminata sul vulcano Corona, mangiato al Teleclub di Ye e ora siamo riscesi di nuovo a mare lungo una bellissima strada panoramica. Oggi c'è un po' di calima che rende il cielo un po' più offuscato. Comunque ci siamo parcheggiati qui, noi, Diarda e Pietro. Siamo qui lungo la strada, siamo tra Punta Mujeres e diciamo il borgo che c'è prima di Arrieta. È una strada secondaria dove c'è comunque poco traffico, quindi attraversiamo la strada e siamo sul mare. Insomma, stanotte dormiremo di nuovo col rumore delle onde e del mare. E quindi adesso però, dopo questa camminata non troppo impegnativa di stamattina, è arrivato il momento di farsi un piccolo riposino. Quindi tutti in camper, si dorme e ci si vede tutti. A dopo. Guardate quanta aloha che abbiamo qui a Playa Mujeres. Andiamo a fare 2 passi e vediamo com'è. Eccolo alla piscina naturale di Punta Mujeres. Ecco qua la caratteristica casa carmelina di Punta Mujeres, molto fotografata. Andiamola a vedere, che è molto originale, direi. Effettivamente.
Guardate tutte le zucchette disegnate, una contadina, un polpo, un'africana, due pagliacci, un'altra signora, carino, carino, carino. Che bello luogo! Questa spiaggettina all'interno del paese, un po' come la nostra Boccadasse, è veramente originale, carinissima. I giardini di Lanzarote, con sabbia nera, aloe, piante grasse che lambiscono il mare. Buongiorno, oggi in compagnia vado a fare 2 passi. Adesso giusto una passeggiatina per sgranchirci le gambe, andiamo a vedere il paesino e le piscine naturali, perché Mauro l'ha già viste ieri, ma io 2 passi qua non li ho ancora fatti. Breve tappa al Museo dell'Aloe, dove abbiamo acquistato un po' di prodottini molto validi che utilizzeremo e ci vedrete ringiovanire di 20 anni. Ma siamo già ringiovaniti noi. Tu dici? Dico. Dopo il Museo dell'Aloe, ora andiamo a vedere un'altra particolarità dell'isola di Lanzarote che l'anno scorso abbiamo saltato. Che è il Jameos del Agua. €32. Caruccio, direi. Qui siamo all'interno della Jameos del Agua, che letteralmente non ha una traduzione in italiano, ma significa cavità o grotta. Il tetto di queste grotte è collassato e ha creato queste aperture verso l'alto. praticamente è un canale collegato per un collasso durante l'eruzione vulcanica di diverse temperature della lava. All'interno di questa enorme pozza d'acqua che troviamo qui alla Jameos del Agua sono presenti dei granchietti che sono una specie autoctona In via d'estinzione purtroppo. e che vivono qui in questa situazione di scarsa luce. Purtroppo, come dicevamo prima, sono a rischio estinzione perché il deterioramento ambientale, sebbene dicano che siano in via d'estinzione, ma questi granchietti ce n'è una quantità esagerata, guardatevi. Adesso con la GoPro si vedranno poco, ma sono questi animaletti fosforescenti, più che granchietti sono delle piccole aragostelle, perché hanno questo corpo leggermente allungato, appena con le 2 chele. Comunque questa vasca di acqua di mare, perché questo è il mare, per l'infiltrazione che c'è tra le rocce e il mare, l'oceano esterno, è pieno. I granchietti sono dei Munidopsis poliforma e sono dei granchietti ciechi, perché abituati a stare al buio praticamente non hanno sviluppato il senso della vista.
E in questa grotta comunque c'è sempre lo zampino di César Manrique. Ha creato questa composizione particolare sfruttando le cavità naturali del tubo vulcanico che si è formato negli anni, un po' come ha fatto sia la Fondazione che la sua casa museo, che è sempre sull'isola di Lanzarote. Questo è un auditorium scavato nella roccia, deve avere un effetto sonoro meraviglioso e guardate che spettacolo. Pensate di poter assistere a un concerto qua, è un'emozione veramente unica. La vasca proprio davanti all'ingresso dell'auditorium, anche questa creata sempre dalla mano di César Manrique, è un'immagine veramente bella di quello che è la presentazione dell'isola. Due considerazioni sul Jameos del Agua. Allora, il posto è molto bello, molto caratteristico. Il costo è di 16 euro a persona, non è poco, visto e considerato che all'interno della Cuevas ci sono bar, ristoranti, quindi uno si ferma a pagare anche le varie consumazioni. E c'è tanta gente. Il consiglio che potremmo fare è un po' come la Cuevas de los Verdes, dove devi fare le prenotazioni online, di poter contingentare un po' le visite. Contingentando le visite riescono un pochettino a avere poche persone per volta, quindi sarebbe un pochettino meglio per poterla visitare con calma. Però il posto è bello, molto spettacolare, e César Manrique ha contribuito con la sua mano sapiente a renderlo ancora più bello, quindi il posto sicuramente merita.